Buongiorno, questo è il primo di 2 video che dedico ad un tema che per me è di un fascino incredibile. Riguarda naturalmente il passato, il presente e il futuro. Quando io ero piccolino, cioè nel 1955, uno studioso tedesco, Werner Keller, ha pubblicato un libro che è uscito in Italia nel 1956, io avevo 6 anni allora, che si intitolava La Bibbia aveva ragione. E poi nel 1963, quando io avevo 13 anni, è uscita la prosecuzione di quel libro che era La Bibbia aveva ragione per immagini. Questo Werner Keller era un laureato in giurisprudenza, è stato un personaggio importante anche nella Germania nazista, ma importante anche perché grazie al suo alto incarico è riuscito a salvare molte vite di ebrei durante il nazismo. Poi dopo la guerra si è dedicato, ha collaborato con radio, con i più importanti giornali tedeschi e ha proseguito con i suoi studi e ha pubblicato appunto questi 2 libri, di cui il secondo quando io ho 13 anni. Quando io sono diventato adolescente, diciamo quindi pochi anni dopo il 1963, me li sono divorati questi 2 bei tomi di più di 400 pagine l'uno. E questi tomi si intitolavano appunto La Bibbia aveva ragione, e il secondo era La Bibbia aveva ragione per immagini, cioè riportava testimonianze documentali e archeologiche dei racconti biblici. Adesso mi viene da dire, da cose che leggo sulle riviste americane, riviste scientifiche, mi viene da dire che la Bibbia avrà ragione. E questo per me è un fatto straordinario. Nel 2017 in Italia è stato pubblicato questo libro di Yuval Noah Harari, che è docente universitario a Gerusalemme, è uno degli intellettuali israeliti più importanti, più stimati, più apprezzati, più conosciuti nel mondo, ha scritto diversi libri che ho letto veramente, che ho divorato, devo dire con grande fame, e tiene conferenze in tutto il mondo. Vi leggo alcune parti di questo libro perché ne vale veramente la pena. Sono in molti a ritenere che i nuovi programmi dell'umanità alla fine si riducano a un unico progetto, con tante diramazioni: acquisire la condizione di esseri divini. Se può suonare scarsamente scientifico o decisamente bizzarro, è perché la gente spesso non ha chiaro il significato di divinità. Non si tratta di una vaga qualità metafisica e non coincide neppure con l'onnipotenza. Scusate se sorrido, ma mi ci ritrovo in pieno in tutte le cose che dico dal 2010. Quando parliamo di elevare gli uomini agli dei, pensiamo a qualcosa di prossimo agli dei greci o ai deva indù, piuttosto che all'onnipotente Padre nei cieli di biblica memoria. I nostri discendenti avranno le stesse fisime, perversioni e limiti proprio come Zeus e Indra hanno i loro, ma essi potranno amare, odiare, creare e distruggere su una scala molto più grande della nostra. Un tempo si credeva infatti che gli dei non fossero onnipotenti, ma piuttosto che possedessero alcune specifiche superabilità. Mi vengono in mente un sacco delle cose che ho detto nelle conferenze in questi ultimi 11 anni e che ho scritto nei libri. Specifiche superabilità come quella di progettare e creare esseri viventi, di trasformare i loro stessi corpi, di controllare l'ambiente e il tempo, di leggere nelle menti e di comunicare a distanza, di viaggiare ad altissime velocità e senza dubbio di sfuggire alla morte e di vivere un tempo indefinito. Le olam si direbbe in ebraico, sapete quel termine che ho spiegato che viene tradotto erroneamente con eternità, perché l'eternità è un'invenzione teologica, e invece un tempo indefinito, le olam,
cioè per un tempo di cui non si conosce la durata. E prosegue questo intellettuale ebreo: nelle antiche società agricole molte religioni erano sorprendentemente caratterizzate da uno scarso interesse per le questioni metafisiche e quelle relative all'aldilà. Le loro maggiori preoccupazioni ruotavano intorno al tema molto prosaico di come incrementare i raccolti. Questo spiega perché il Dio dell'Antico Testamento non prometta mai alcuna ricompensa o punizione dopo la morte e invece dica al popolo di Israele: ora, se obbedirete diligentemente ai comandi che oggi vi do, io darò al vostro paese la pioggia a suo tempo, eccetera. Come dico, da 11 anni tutto si risolveva qui. È stupendo, guardate, io quando leggo certe cose, ancora quelle che vi leggerò da articoli di cui adesso ho preso alcuni appunti, vi dico, mi vengono i brividi, perché riesco ancora a provare la meraviglia che provano, nonostante la mia età, che provano i bambini di fronte a ciò che li stupisce. E allora dice ancora Harari: piuttosto è probabile che Homo sapiens migliorerà se stesso passo dopo passo, mescolandosi con robot e computer nel processo, finché i nostri discendenti si guarderanno indietro e si accorgeranno che non sono più quel genere di animale che ha scritto la Bibbia. Questo non accadrà in un giorno o in un anno, in realtà si sta già verificando proprio adesso attraverso un'innumerevole quantità di azioni abituali. E finisco andando a leggervi un'altra cosa che richiama gli stessi concetti e dice: i grandiosi progetti umani del XX secolo, quindi secolo scorso, si prefiggevano l'obiettivo di salvaguardare una norma universale di agiatezza, salute e pace per ciascuno, senza eccezione. Anche i nuovi progetti del XXI secolo, ottenere l'immortalità, la felicità eterna e uno status divino, sperano di servire all'intero genere umano. D'altro canto, poiché questi progetti puntano al superamento anziché al raggiungimento di una condizione standard, potranno piuttosto creare una nuova casta di superuomini che potrebbe disfarsi delle sue radici liberali e trattare i normali uomini non meglio di come gli europei del XIX secolo trattavano gli africani. Io direi anche non meglio di come certi Elohim trattavano gli uomini a loro affidati. È esattamente la stessa cosa. Se le scoperte scientifiche e gli sviluppi tecnologici divideranno l'umanità in una massa di uomini inutili e in una piccola elite di superuomini potenziati, o se l'autorità sarà trasferita dagli esseri umani agli algoritmi dotati di un'intelligenza superiore, allora il liberalismo collasserà. E poi Yuval Noah Harari ci parla di come la medicina si stia ponendo come obiettivo primario quello di appunto prolungare la vita attraverso degli interventi che siano, come dire, costanti nel tempo, ripetuti, per cui di tanto in tanto i corpi, prima di alcuni uomini, diciamo di alcuni privilegiati, saranno ringiovaniti o tenuti giovani in modo da, diciamo, sconfiggere, quantomeno allontanare la morte, le olam, cioè per un tempo indefinito, per un tempo di cui non si conosce la durata. Poi alla fine vi leggerò, così come adesso vi ho letto alcune frasi di questo importantissimo docente universitario ebreo, vi leggerò alcune cose, 2 frasette relative all'antichità, che saranno poi l'introduzione del secondo video. Ma veniamo
ha delle notizie freschissime. L'ANSA del 15 settembre ha ripreso un articolo del MIT Technology Review e ci dice questo: la conquista dello spazio prima, l'elisir dell'eterna giovinezza poi. La Silicon Valley e i suoi miliardari scommettono su Altos Labs. Che cos'è Altos Labs? È un'istituzione scientifica che è stata creata dopo una riunione di scienziati promossa da dei miliardari, tra cui Bezos, il fondatore di Amazon, tra cui Miller, uno dei miliardari legati a Facebook, eccetera. Ed è quindi una sorta di start-up che ha come obiettivo quello appunto di puntare al ringiovanimento delle cellule. Che cosa ci dice ancora l'ANSA? Quindi ci sono questi fondatori, ma di alto profilo sono anche gli scienziati che vengono assoldati da questi Altos Labs, cioè da questi laboratori. C'è per esempio Carlos Belmonte, che è dice l'articolo dell'MIT, un biologo spagnolo che è diventato famoso per le sue ricerche condotte miscelando cellule di uomo e cellule di scimmia. E poi c'è, tra gli altri, anche Yamanaka, che nel 2012 ha condiviso con un suo collega il premio Nobel appunto per gli studi che ha condotto sulla tecnologia della riprogrammazione delle cellule attraverso delle proteine che sono chiamate appunto fattori Yamanaka, proteine che nel 2016 sono state utilizzate per allungare di molto la vita di topi, tant'è che sono un po' chiamate l'elisir della vita. Quindi questo ci dice questa agenzia ANSA del 15 settembre, che ha ripreso l'articolo del 4 settembre del MIT Technology Review, il quale parla appunto di questo programma e dice che l'obiettivo è quello di arrivare a costruire una tecnologia in grado di riprogrammare le cellule per ringiovanire non soltanto le cellule, dicono gli scienziati e dice l'articolo, ma l'intero corpo di un animale e quindi, infine, in sostanza, questo è ovviamente l'obiettivo principale, quello di allungare la vita dell'uomo. E io continuo a dire le Olam, riprendendo anche le parole di Harari, con interventi successivi, progressivi, periodici, che fanno sì che le cellule rimangano giovani e che quindi la nostra vita prosegua nel tempo. Ecco, una cosa interessante è che questa company che è stata costituita porrà dei centri di ricerca, o meglio dei laboratori in diverse parti del mondo, quindi negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Giappone, e questo mi fa venire in mente certe cose del passato di cui parleremo nel prossimo video. Certo è che, come dire, questa nuova tecnologia che è in fase sperimentale comporta dei problemi, perché con il ringiovanimento delle cellule in questo momento si producono parallelamente anche dei tumori. Oppure un altro problema che viene evidenziato dallo stesso articolo dell'MIT è quello che certe cellule nel momento in cui ringiovaniscono cambiano anche di identità, però sono tutti problemi che verranno indubbiamente superati, anche perché in questo progetto vengono investiti centinaia di milioni di dollari, perché ricorda bene l'articolo che gli uomini sognano di diventare ricchi e i ricchi sognano di rimanere giovani e quindi, come dire, le forze intellettuali e le disponibilità finanziarie impiegate in questo progetto sono enormi, tant'è che stanno mettendo assieme tra i più importanti cervelli del mondo, verranno pagati profumatamente, dice l'articolo, $1 milione all'anno più cosiddetti premi di produzione, diciamo così, in funzione dei risultati che riusciranno a raggiungere.
Questo progetto, che ha lo scopo appunto finale di arrivare a possedere una tecnologia che consenta di ringiovanire le cellule e di quindi allungare la vita dell'uomo, è un progetto che ha già ottenuto dei risultati che sono assolutamente indiscutibili, perché in singole cellule coltivate in vitro si è ridotta l'età, per cui singole cellule che avevano 80 anni sono state riportate a 40 anni. Quindi questo è già un dato di fatto. La tecnologia esiste, la tecnologia deve essere ovviamente perfezionata, ma lo faranno, e questa tecnologia porterà dei vantaggi anche per il resto della medicina. Per esempio per la cura dell'Alzheimer, per esempio per intervenire nei problemi di memoria, e quindi sarà non soltanto un progresso scientifico, ma è ovvio, come è intuibile, per i miliardari che stanno investendo in questa operazione, si rivelerà anche un business, cioè sarà un grande affare per la scienza, perché chi avrà in mano quella tecnologia avrà in mano un potere che rappresenterà una grande fonte di ricchezza. E quindi questo forse non è tutto sommato un male, perché può rappresentare la garanzia del fatto che insomma ce la metteranno tutta per raggiungere questo scopo di cui parla Harari nei suoi libri. Questi risultati, che saranno risultati espandibili in diversi ambiti della scienza, soprattutto per ciò che riguarda il corpo umano, mi fanno venire in mente due cose, due frasi, e che rappresentano l'introduzione del prossimo video. La prima frase la traggo dai Midrashim ebraici. Midrash Bereshit Rabbah 96-97, questo è insomma un commento ad un passo del libro della Genesi. E in questo Midrash si dice: prima di Abraham tutti rimanevano di giovane aspetto fino alla morte. E per adesso di questo Midrash non vi leggo di più. Andremo avanti nel prossimo video. E invece, passando ai testi che arrivano dal lontano Oriente, nel Rig Veda, si parla dei Rubbu, cioè di 3 fratelli, dei quali c'è scritto: gli ingegnosi Rubbu costruirono un carro per Indra, resero nuovamente giovani i loro genitori e diedero nuove madri ai vitelli o ai bambini orfani. E in un altro passo sempre del Rig Veda, i Rubbu diedero una nuova vita ai loro anziani genitori, agli asvini, a mucche e cavalli. Il passato incontra il presente, e io sono convinto che nei prossimi decenni, così come la Bibbia aveva ragione, scriveva Werner Keller, la Bibbia tornerà ad avere ragione. Ma ci sentiamo nel prossimo video. Ciao, grazie e a presto.